Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, questa è la seconda puntata di Pillole di Tattica, la nostra rubrica sull'analisi tattica del Milan che oggi va a toccare un bellissimo aspetto, il passaggio del turno del Milan in Champions League che ha permesso al Milan di oltrepassare il Tottenham e approdare ai quarti della competizione. Come il Milan è riuscito a fare ciò? Ovviamente riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'andata. Quel Milan-Tottenham finito 1-0. Lo vediamo alle mie spalle, cosa ha fatto il Milan da subito? Difesa a 5, una difesa a 5 ovviamente non statica, in movimento, ma che quando veniva attaccata metteva in atto fin da subito. Nella prima occasione il Milan è attaccato sulla profondità da Emerson Royal, ma è bravissimo Teo a tenere la linea e andare ad assorbire l'inserimento. Ancora una volta il Milan è bravo, al contrario, quando è attaccato in costruzione, a non abbassarsi negli ultimi 30-35 metri, a tenere una linea media in campo e poi andare in pressione. Lo vediamo anche in quest'altra occasione, difendere sempre a 5. Ma ci sono altri due aspetti che il Milan tendeva a fare per riequilibrarsi e non andare sotto con i numeri. In questa occasione con Rade Krunic. Il gioco a 2 del Tottenham è subito letto da Rade Krunic che si abbassa in mezzo ai due centrali di difesa e va a riconquistare molto bene il possesso della palla non concedendo il gioco tra Kane e Son. La seconda occasione, sempre in difesa a 5, è data da quest'altra difesa del Milan con Alexis Almacher molto bravo in diagonale anche sfruttando un pizzico di indecisione di Piercalulu e lui a stringere su Son e a cancellare un'ottima occasione del Tottenham. A 5, tra l'altro, il Milan costruisce anche perché sempre Rade Krunic, lo vediamo alle mie spalle, che si abbassa per dare la possibilità al Milan di costruire in superiorità numerica. A proposito tra l'altro dei braccetti, il Milan si è potuto permettere una gara così difensivamente aggressiva perché i nostri due braccetti sono stati molto rapidi e molto bravi. In questo caso ad esempio vediamo Malik Thiaw che si allarga su Kulusevski e viene lasciato in isolamento. In entrambe le occasioni arriverà prima dell'avversario, quindi dimostrando anche una buona velocità sui 20-30 metri. Ma non è il solo aspetto, ovviamente i braccetti sono coinvolti anche con Piercalulu, molto aggressivo come abbiamo visto in precedenza, ma se una volta che la pressione del braccetto viene saltata allora si lavora di reparto e come stiamo vedendo in questo caso il Milan è molto bravo a interscambiare i ruoli. Malik Thiaw viene a prendersi alto Son che ha cambiato per un attimo zona di attacco, Son però lo porta un po' a spasso, lo porta in centro sul centro-sinistra della nostra difesa e allora cosa succede? Che nella zona di Thiaw lo spazio rimane scoperto. Il Milan piano piano tende a scoprirsi, tende però anche a riequilibrarsi con Simon Kjær che scala a sinistra, di conseguenza scala Piercalulu, il Tottenham che pensava così di aver portato fuori zona Thiaw e di aver lasciato uno spazio utile per attaccare la difesa del Milan, si ritrova con lo spazio coperto e quando, dopo la giocata del terzo uomo, la palla torna a Son, c'è proprio lui, Piercalulu, che è scalato dentro la difesa del Milan e si è andato a prendere un possesso palla molto buono, concesso però da che cosa? Da Malik Thiaw che non si è fermato al primo movimento, è tornato ma non sulle posizioni iniziali, ma è andato a prendere proprio il posto di Piercalulu. Quindi vediamo come il Milan la difesa 3 l'abbia ormai in parte metabolizzata già molto bene. Ma come il Milan poi andava a riprendersi la palla dopo aver difeso? Lo vediamo alle mie spalle, con una pressione medio-alta del Milan che sicuramente non andava ad intaccare il possesso palla del Tottenham nei suoi primi 30 metri, ma lo aspettava in tre quarti e una volta pressato con i davanti Diaz, Leao e Giroud, diventava molto aggressivo con i braccetti e lo vediamo in questo caso ad esempio con Piercalulu, abile in tutte e due le occasioni ad accorciare molto forte su Son e non concedergli mai la possibilità di girarsi e di puntarlo fronte alla porta. Ma non è solo lavoro dei braccetti, è lavoro anche di Simon Kjær che per tutta la gara è rimasto attaccato, francobollato, appiccicato alla schiena di Harry Kane, non concedendogli mai la possibilità di giocare in tranquillità. Ma non è solo il lavoro dei tre difensori ad essere così di buon livello in aggressione, anche gli esterni del centrocampo a 4 hanno lavorato molto bene. In questo caso vediamo Alexis Almacher che ha cancellato dal campo Ivan Perisic, uno degli spettri
maggiori alla vigilia. Ma il Milan, ovviamente, come spesso accade da quando Stefano Pioli è in panchina, difendeva uomo a uomo, e lo vediamo nell'ultima slide alle mie spalle. Ogni giocatore del Milan aveva il suo riferimento, in questo caso soprattutto i due centrali di centrocampo, Krunic e Tonali. Fin qui abbiamo visto come il Milan ha cancellato le occasioni da gol del Tottenham e non ha fatto praticamente calciare mai la squadra avversaria. Ma come poi ha vinto la partita? In due modi: attaccando la squadra di Conte con un grande classico, ovvero l'attacco alla linea avversaria con le due punte, una in contro, ed è sempre quasi stata Olivier Giroud, l'altra profonda. Lo vediamo alle mie spalle. Olivier viene incontro sul lancio profondo di Teo Hernandez e si prende lo spazio in velocità contro Romero, un'occasione da gol che poteva essere sfruttata sicuramente meglio da Rafael Leao, ma la costruzione dell'azione è stata veramente di buon livello. L'altra opzione invece la vediamo condita in tre modi, perché il Milan l'ha ripetuta, quindi vuol dire che è stata preparata molto sul campo, con Teo Hernandez, che è abilissimo a prendersi lo spazio. Lo vediamo in entrambi i casi, i primi due, coinvolto dal movimento di Rafael Leao. Il primo, Rafa si allarga, porta via l'esterno alto, ovvero Emerson Royal, e concede Teo la possibilità di mandare profondo il lancio di Malik Thiaw, che da solo può organizzare il lancio profondo per Teo. Questa tra l'altro sarà l'occasione da dove poi uscirà il gol di Brahim Diaz. Nella seconda occasione invece Rafa prende lo spazio interno e quindi costringe ancora una volta il Tottenham a muoversi e lascia la possibilità del binario esterno a Teo. In questo caso lo scambio tra Leao e Tonali ha permesso a Tonali di essere largo, di avere spazio di giocata e di mandare lui profondo Teo. Nell'ultima occasione è proprio invece Rafa che, abbassandosi, porta via tutti gli uomini, li attira a sé e lascia un grandissimo spazio per l'attacco di Teo, ed è Rafa stesso che manda in porta Teo. Un aspetto questo che, se il Milan l'avesse tra l'altro fatto in maniera migliore dal punto di vista tecnico, sarebbe stato in porta almeno dalle 2 alle 3 occasioni in più. Questa era l'analisi dell'andata. Ovviamente manca tutto il ritorno, lo 0-0 che ha permesso al Milan di passare il turno e di approdare ancora una volta, dopo tanti anni, nelle prime 8 d'Europa. Come ci è riuscito? Ha replicato la gara d'andata pressoché in maniera identica, quindi difesa 5, come vediamo dietro alle mie spalle, squadra corta, squadra stretta, e in più a Mike Maignan, che lo vediamo alle mie spalle, inizierà l'azione molto più spesso rispetto al suo compagno di squadra Tatarusano all'andata ed è coinvolto molto di più nell'uscita di palla. Un Milan quindi che si rischierà ancora con una difesa 5, ma come vedremo nelle prossime slide, in fase di possesso saliranno subito i quinti di centrocampo e si trasformerà in una squadra molto più offensiva. Ovviamente è stata una partita molto difensiva quella del Milan. Se ha passato il turno è perché ha tenuto a zero il Tottenham, ma sono tre i capisaldi dove il Milan ha basato la propria partita e la propria qualificazione. Sono tre anche le occasioni dove vedremo che il Milan è andato molto bene in pressione alta, 2 nel primo tempo e una anche nella ripresa, perché fino al 60° il Milan è stato molto alto, molto bravo a prendere il Tottenham anche nei primi 30 metri di campo. La prima occasione riguarda Olivier Giroud, che è stato molto bravo in varie occasioni della gara, ma qui lo vediamo in un'occasione iniziale dove prende prima di tutto il portiere, poi la palla riesce comunque a passare tutto il Milan, un giocatore dopo l'altro, scala in avanti Tomori, scala in avanti Thiaw, scala in avanti anche Pierre Kalulu, che però non riesce a impattare contro Perisic, ma ancora una volta è stato molto bravo Tomori. Noi ci fidiamo moltissimo dei braccetti e della loro velocità ad andare a prendere l'inserimento di Kulusevski. Nell'altra occasione è Rafael Leao, qui molto bravo lui a prendere uno dopo l'altro tutti gli estremi difensori del Tottenham, il difensore e il portiere. Per l'appunto, e c'è una bellissima palla recuperata molto alta da Teo Hernandez che causerà una prima occasione da gol per il Milan. Ma come detto c'è anche la terza, quella del secondo tempo, dove c'è Rade Krunic, quindi un mediano, che ha seguito a tutto campo Højbjerg, lo segue fin dentro l'area di rigore, lo seguirà fino al passaggio al portiere. Il Milan scalerà molto bene in avanti, anche con Messias, che recupererà dopo l'intervento di Kalulu il pallone. La palla andrà a Diaz e sarà una bellissima punizione laterale che il Milan però non riuscirà a sfruttare a dovere.
Il secondo caposaldo invece è la densità in zona palla. Lo vedremo in tantissime slide che scorreranno dietro le mie spalle in ben 4 occasioni, giusto per dimostrare che è stata forse la vera scommessa di mister Stefano Pioli che ha portato alla vittoria. Dove il mister ha messo la fiche maggiore? Sullo scarico mancato e sulla poca aggressività dei braccetti del Tottenham, battezzati e quindi lasciati liberi di costruire per invece avere più uomini in zona palla, stretti e corti in centro del campo. Lo vediamo alle mie spalle, ad esempio in un paio di occasioni è coinvolto sempre Brahim Diaz che lascia il suo esterno di riferimento per venire dentro a fare quasi la mezzala aggiunta e dare molta più densità in zona palla. Recupererà una volta Piercalulu, la seconda Sandro Tonali, ma in entrambi i casi è doveroso fare un accenno di merito sia a Krunic che a Diaz, che sono realmente i due giocatori bravi ad aggredire in avanti il difensore e il portatore di palla del Tottenham. Ma non è in questo caso il solo Brahim Diaz, perché è tutta la squadra brava ad aggredire, come in quest'altro caso è Olivier Giroud, che addirittura è sotto palla e l'unico giocatore sopra palla è rimasto Rafael Leao, che guida la prima pressione, quasi invoglia il Tottenham a giocare in esterna. Il Tottenham in esterno non ci vuole proprio andare, rimane imbottigliato in un imbuto centrale dove il Milan con 3, 4, 5, addirittura a volte 6 uomini riesce sempre a recuperare la palla e poi a ribaltare l'azione. Prima del terzo e ultimo caposaldo, 2 postille, perché il Milan ovviamente ha fatto affidamento anche ai propri singoli. Uno su tutti, Malik Thiaw, che ha preso Harry Kane e l'ha fatto sparire dal campo, come vediamo in queste 2-3 circostanze. È sempre molto bravo a usare il corpo contro uno degli attaccanti più fisici di intera Europa ed è molto bravo cosa? A portarlo fuori zona col corpo e addirittura a volte andarli oltre, andarlo ad anticipare sopra palla. È stato molto bravo Malik, che a volte abbiamo lasciato anche con grande volontà in 1 contro 1, ma in entrambi i casi, lo vediamo sia nel primo che nel secondo tempo, è sempre molto bravo a usare il corpo senza fare fallo e a recuperare palla. L'altra postilla ovviamente riguarda un altro giocatore del Milan, ovvero Rade Krunic. In questa circostanza il Milan, una volta saltato dalla prima pressione, si abbassa, tende ad abbassarsi dentro l'area di rigore, a fare densità per togliere la possibilità ai 3 davanti del Tottenham di intervenire su un cross laterale. E chi è molto bravo a schiacciarsi ma non a assottigliarsi contro la linea difensiva? Proprio Rade Krunic, che tiene molto bene le distanze e di testa spazza l'area. Come detto, manca il terzo caposaldo, ovvero la difesa ferma ai 30 metri. Il Milan difficilmente si è fatto schiacciare, soprattutto nella prima ora di gioco, è rimasto molto bene in campo, non abbassandosi dentro la propria area di rigore. E qui lo vediamo proprio a inizio del secondo tempo, ai 30 metri i difensori si fermano, riconquistano palla grazie alla coppia Kalulu-Thiaw e poi c'è subito una ripartenza trasformata, quindi un'azione difensiva in offensiva in pochissimi secondi. La palla finisce nei piedi di Theo Hernandez che conduce questa ripartenza, poi nei piedi di Brahim Diaz, molto bravo a provocare la linea difensiva e a scaricare largo per Messias, che attende il raddoppio così da lasciare libero ancora una volta il triangolo per Diaz, che riceve palla e questa, insomma, ce l'abbiamo negli occhi tutti, penso, è la doppia occasione di Diaz di inizio secondo tempo, quando il primo tiro viene respinto e il secondo, invece, attuato, viene confermato e bloccato dalla coscia di Forster. Ma non è il solo motivo di ripartenza del Milan. Il Milan ha tentato esattamente di fare quello che ha condotto alla qualificazione, cioè quel taglio profondo di Theo premiato poi da Brahim Diaz. Lo vediamo in questa circostanza, c'è l'1-2 classico che manda nello spazio Theo, una circostanza che in realtà ancora il Milan deve perfezionare, perché l'abbiamo visto usare molto questo schema sia con il Tottenham che con la Fiorentina e in parte l'abbiamo visto anche ieri sera, ma ancora non sta dando pienamente i propri frutti. Qui ad esempio Theo non è stato molto bravo a mettere la palla in mezzo, ma in realtà questa è una delle armi migliori che il Milan potrà usare nel prossimo futuro. Leao incontro, Theo nello spazio. E questo è come il Milan è riuscito a eliminare il Tottenham dalla competizione europea e a approdare ancora una volta dopo tanti anni ai quarti di finale ed essere tra le 8 migliori d'Europa. Iscrivetevi al canale di Radio Rossonera e abbonatevi. C'è il tastino con il dollaro sotto la chat, la trovate lì. Per abbonarsi basta cliccare e donare 99 centesimi al mese per essere uno degli abbonati di Radio Rossonera.